minuti negli States. La Juventus scende in campo per la prima amichevole ufficiale. Traversone in mezzo, colpo di testa, la parata, poi la rete. Marco da Graca, il più giovane di tutti, una giornata che non dimenticherà mai. Io ho visto tantissimi amici miei che hanno fatto una brutta fine. Alcuni morti, alcuni arrestati. Se non avessi giocato a calcio non saprei quello che avrei fatto nella mia zona. Credo che avrei fatto una fine brutta. Il Mercato del Capo, dove sono cresciuto, è un quartiere non semplice da abitare. Da piccolo ho visto alcuni, amici che spacciavano, rubavano, troppa gente che si butta nella malavita, Non c'è lavoro, non c'è futuro e quando ti dico che non c'è lavoro non c'è niente. La povertà assoluta c'è. Marco e Martina, i miei figli, non conoscevano né il mare né il ristorante. Mi ricordo quando mio padre gli ha comprato una piscinetta, e l'abbiamo messa in mezzo alla strada, periodi di Ferragosto, e questo è stato il Ferragosto di Marco e di Martina. Guardi papà, Marco non c'ha scarpe e io ce le compravo. Guardi papà, c'era Martina che gli mancano i vestiti e io ce le compravo, erano i miei nipoti, il mio sangue, e io non l'abbandonavo né ora né mai. Qui dove abitava Marco, qua. Qua è abbandonato. La spazzatura non vengono mai. Allora, questo è l'ingresso dove entrava Marco per andare a casa. Non c'era acqua, non c'era luce. E mia figlia prendeva una bacinella, andava al magazzino, prendeva l'acqua, la metteva sotto il sole per riscaldarla e faceva il bagno a Marco e a sua sorella pure. Ci facciamo, prendiamo... Vuole vedere? Concetta. No, ha paura sempre. Lo capisci? Un giorno di Natale mia figlia piangeva. Che cosa c'hai? Dice, siamo tutti digiuni. Come? Io ho fatto la spesa e sono andato a mangiare da loro, perché erano solo, madre e 2 bambini. Vedi che il padre di Marco mestiere non aveva, lavava le macchine, questo di qua, quelle che guadagnava, se le mangiava lui. All'età di 6 anni e mezzo c'è stata la separazione dei miei genitori. Con mio padre all'inizio c'era un buon rapporto, dopodiché non l'ho più visto per 4-5 anni, non si è fatto più sentire. Essendo che mia madre si era fatta un'altra vita con il suo compagno, a casa dove sono cresciuto siamo rimasti io e mia sorella, Io lascio Marco nel 2009. Ero tra l'incudine e il martello, perché ero ragazza se non potevo fare più una vita, una famiglia. Mia figlia Valentina, quando ha visto che la barca stava un pochettino affondando, dice ci vado io e me lo governo io. Ci siamo guardati io e mio padre e invece di fare subentrare gli assistenti sociali abbiamo preso noi la decisione che andasse nella casa di Marco. Non mangiavo, mia nonna mi racconta sempre che piangevo, io dormivo sempre con lei, qualsiasi cosa cercavo sempre lei, per me mia madre era tutto.
Qua. Ti ricordi quando ci mettevamo qua? Sì, io lo dici. Qua, ci mettevamo qua. All'età di 8-9 anni mi sono andato a trasferire da mio nonno e mia nonna. Diciamo che, tra virgolette, mi sono anche salvato per la situazione che c'era nella mia zona. Ho iniziato a giocare a calcio e da lì ho iniziato la mia vita calcistica. La prima volta che io gli ho messo una pallina nelle mani, me ne sono accorta che quegli occhi ci brillavano e da là ho capito io che c'era qualcosa di speciale in lui. Quando ho visto giocare a questo ragazzino nella piazza Marina, mia figlia Valentina mi ha detto: papà, ci buttiamo questi soldi. Ma ci sì, io nel salvo denario ci sei io 200 euro. Ci bastano? Non lo so. Ho sempre giocato per strada con tutti gli amici miei e ritrovarmi in un campetto è stato bello. Ho fatto al calcio di Cile 1 anno e mezzo, dopodiché c'è stato l'acquisto del Palermo. Acqua, vento, troni e noi sempre dietro il pullman del Palermo, e noi abbiamo fatto questi sacrifici perché i bambini non avevano nessuno. Lui e mia nonna c'erano sempre, loro erano sempre i primi e prendevano le sedie e li mettevano dietro la porta e quando iniziava vedevo sempre loro due, qualsiasi gol che io segnassi, no? Andavo dietro la porta e gli allungavo le mani. Palermo-Napoli, che è venuto il procuratore, un signore che non lo conosceva, c'era Dell'Orzo, un componente del Calcio Sicilia. Me l'ha presentato, è finita la partita 0-0. Mi chiama questo signore, dice: ho visto, dice, un ragazzo, dice, intelligente, dice, e sei il fatto suo. Allora un giorno questo Piero Dell'Orzo mi fa: Cosimo, Piero, di che cosa è? Non posso parlare. Dice: ora Marco, allora ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Piero, che cosa è, Piero? Non lo so. Veniva il mercoledì da Graca. Ma che cosa è? A meno dirlo. No, non posso dire. Mi squillò il telefono, era mia zia, in videochiamata ovviamente. Mi ricordo che aveva fatto un cartellone piccolo scritto Inter o Juve. Io da là ovviamente avevo capito che c'erano queste due squadre che mi volevano e ovviamente avevo risposto Juve. Volevo la Juve perché Juve è Juve. Trasferirsi a Torino è stato difficile all'inizio. A metà stagione mi ricordo che sono sceso giù a Palermo e non volevo più salire, non per la Juventus perché ci trovo benissimo. È stata una cosa mia, dato che mi mancava tipo una figura di riferimento come mio nonno. Marco, quando fu, diciamo, i primi passi nella Juve, Marco non ci piaceva, perché Marco non segnava, Marco si spaventava a giocare. E io ho detto: io devo salire a Torino, devo dare carica a mio nipote. Gli porto un pezzo del mio cuore a Torino e vediamo quello che nasce. Mi sono messa io dietro la ringhiera e gli ho fatto io segno che ero lì. All'85esimo è entrato, lui ha fatto gol. E lui, che era un periodo che andava troppo male,
è venuto da me e mi ha stretto le mani forte. E gli ho detto io, non mollare. Il pallone dentro per Da Graca, la chiude la Juve. Ma la Juventus con la conclusione della rete meravigliosa di Da Graca, con stupendo. Da Graca trattenuto, Da Graca con il destro, ancora lui, non si ferma più. Da Graca si sposta sul mancino, entra in area Da Graca, entra e segna ancora una volta Marco Da Graca. Ne facciamo uno o due? 2. Ok. Com'è andata oggi? Bene, allenamento. Ho fatto allenamento con il gruppo. Finalmente. Credo che domenica possa essere convocato. Vivere con Cristina è bello perché è una ragazza che in qualsiasi momento è sempre là a sostenerti, no? Quindi se hai difficoltà in qualsiasi cosa o sei giù di morale puoi contare su di lei. Tu esageri sempre. Meglio lasciare a me questo compito. Va bene così, basta. Questa decisione dell'andare a convivere è nata perché ovviamente, essendo in una famiglia siciliana doc, noi non ci potevamo vedere. Quando uscivamo c'era sempre qualcuno che ci accompagnava. E abbiamo detto, o droghiamo oppure stiamo insieme. E nel frattempo sono di fuori. Ok. Io faccio questo. Mi sono trovata una casa alle spalle. A 17 anni è stato molto difficile, però con la buona volontà poi ce l'ho fatta. Poi Marco mi aiutava anche tanto. Tu la guardi la partita? No. No. La guarderò solo io. Sì. Quando vedo la prima squadra mi viene voglia di ritornarci perché vorrebbe dire realizzare il mio sogno fin da bambino. Con Pirlo mi ricordo che giocavamo contro la SPAL, io ero in panchina, lui mi guardò e mi disse di andarmi a riscaldare. Tremavo, cioè il cuore batteva talmente forte che quasi non respiravo più. È stata un'enorme soddisfazione, anche perché io conosco la sua famiglia e so che ci tengono tantissimo a questa cosa. Abbiamo tremato tutti mi facevano i complimenti. Marco di qua, Marco di là, tutti. Quando ritornavo negli spogliatoi ero orgoglioso di tutti i sacrifici che avevamo fatto io e la mia famiglia da piccolo. Essendo un ragazzo un po' timido non l'ho dimostrato alla mia famiglia, però l'ho conservato dentro di me. Contro il Chivas in prima squadra in tournée è arrivato il primo gol, sono rimasto anche io un po' scioccato, non ci credevo in quel momento. La partita è stata alle 2 di notte. Quando ha segnato mio nipote ho fatto risvegliare tutto il palazzo. Tutto. Mi senti? Sì o nonno? Come stai? Io bene, tu come stai o nonno? A posto, siamo arrivati adesso in hotel. Sì o nonno? Questa sera giochi? Se giochi o nonno ce le deve mettere tutta. Va Allora bene, ci o sentiamo nonno? dopo la partita, così mi riposo un po'. Va bene? A dopo, stasera, no? Bocca al lupo, nonno. Grazie, no? Un bacio.